Ho letteralmente appena finito di leggere Akira, sono sconvolto dalla bellezza di questo manga e mi va di raccontarvi quello che provo in questo momento, quello che sento di aver capito, anche se sicuramente farò difficoltà perché sono veramente sconvolto. Porca puttana, veramente assurdo, assurdo. So di essere praticamente l'ultimo della fila che legge e parla di Akira. Vi dico la verità, avevo già visto il film praticamente non capendone niente. E non a caso non lo citavo mai quando annoveravo le opere animate che mi piacevano di più, non perché l'animazione non sia incredibile, ma perché credo di non averne capito l'essenza ai tempi. Sono tornato a casa da qualche giorno e avendo qualche settimana libera mi sono detto perché non dedicarla alla lettura, e guardo lo scaffale dei miei fratelli dei manga, ho trovato questo e ho iniziato. Praticamente in 3 giorni l'ho finito. Sono letteralmente sconvolto perché mi trovo davanti a qualcosa di bellissimo. È stata una lettura talmente bella e profonda che non so neanche se riuscirò a descrivervi quest'opera pienamente, ma spero che anche mostrarvi le mie emozioni possa in qualche modo incuriosire chiunque non l'abbia letto o abbia visto il film. La prima cosa che mi andrebbe di dire è che questa edizione che hanno fatto è qualcosa di unico. Cioè mi ritrovo per la prima volta ad avere tra le mani un libro di cui mi colpisce, mi interessa molto anche la composizione. Io ovviamente, come vedrete, leggo molto, ma non è che sono molto attaccato alla forma del libro in sé. Sì, magari investo dei soldi per comprare i meridiani, ma ciò che veramente mi interessa magari è l'approfondimento, l'introduzione che c'è, le lettere che aggiungono a dei romanzi, per esempio come nel caso di Melville, ma altrimenti non do mai grossa importanza. Ma per la prima volta mi sono trovato davanti ad proprio un oggetto che è talmente bello che ti invita a leggerlo sempre di più e sempre con una maggiore curiosità. Inoltre, rispetto agli altri manga che ho letto, ci sono delle pagine colorate all'inizio, dei piccoli riassunti. È un'edizione in 6 volumi di una completezza incredibile. Ci si ritrova dentro qualsiasi desiderio di ogni lettore. Quando lo si apre si rimane sbalorditi da quello che si trova. Siamo di fronte a una storia abbastanza complessa perché l'autore cerca di approfondire tantissimi temi: quello della metropoli, quindi della città, quello del potere, quello della guerra, ma lo fa dando importanza a qualcosa che più il processo tecnologico avanza e meno si prende in considerazione, ovvero i dettagli. Io sono rimasto colpito del fatto che questo manga, nonostante sembri conscio del fatto che la storia è costruita talmente bene che a un certo punto proprio la curiosità del lettore lo porterà a passare 2 secondi su una pagina, si prende il tempo per disegnare delle scene in un modo così minuzioso da stupirti. Secondo me si legge così velocemente perché ogni pagina ti ricarica, cioè tu senti l'energia che è stata messa all'interno di ogni disegno, di ogni ambientazione, di ogni personaggio, di ogni trasformazione, e ti stupisci talmente tanto di fronte a questa enorme quantità di tempo investita anche per un dettaglio che molto spesso nel manga, che ne so, viene tralasciato, mentre qui veramente non c'è una singola cosa che non sia stata disegnata in un modo incredibilmente perfetto e attento al dettaglio. Tutto questo ti stupisce profondamente. Sei colpito continuamente da questi dettagli che ti mettono ancora più voglia di leggere, ti fanno capire come una delle cose che l'autore ci vuole dire, Otomo, è proprio questa. E di fronte a tutti questi cambiamenti, avvenimenti storici, esplosioni, cambiamenti profondi, ciò da cui si deve ripartire è il dettaglio. Ecco perché poi prende in considerazione la storia di Kaneda e Tetsuo, perché loro sono semplicemente 2 giovanissimi ragazzi che però si sono ritrovati vittima di qualcosa di molto più grande di loro, su cui non hanno avuto voce in capitolo, e quindi ci viene mostrato proprio praticamente come tutto debba ripartire dalla cosa più piccola, dal dettaglio, come poi ci verrà detto dalla coscienza di se stessi. È stupendo perché si unisce la narrazione al concetto che si vuole raccontare, e il concetto che si vuole raccontare fa poi anche parte della narrazione. È come se si fosse messa in pratica la filosofia che poi viene dettata anche all'interno di questo libro. Dato che, come vi ho detto, sono arrivato io per ultimo, non è che mi metto a raccontarvi la trama, ma quello di cui vorrei parlare è, secondo me, il tema principale di questo manga. Sto capendo sempre di più come i manga siano il medium che analizza uno dei più grandi traumi che si ha nella vita, ovvero quello di comprendere che a un certo punto l'amicizia o viene meno o prende una forma completamente diversa. Ci sto pensando profondamente anche dopo altre letture che ho fatto, ma soprattutto dopo delle esperienze che sto vivendo. Notiamo come con il passare del tempo quell'amicizia che in qualche modo era diventata
riempitivo di un vuoto magari causato dalla famiglia, come appare forse in qualche modo nel caso di Tetsuo, a un certo punto questa amicizia prende una forma diversa, perché i nostri amici non sono più compagni, ma o persone che abbandoniamo, che dimentichiamo, o che ci abbandonano, che ci dimenticano, oppure diventano modelli. Inizia ad esserci una sorta di competizione. Ecco perché è bello anche l'esempio che c'è qui della moto, perché la moto è proprio simbolo di velocità e una delle cose che ci mette davanti la vita a un certo punto crescendo è che non tutti vanno alla stessa velocità, e quindi quando ci viene detto che Tetsuo in tutti i modi cercava di andare più veloce di Kaneda, questo significa che c'è sempre da parte di Tetsuo il tentativo di superare il suo amico, che però è diventato qualcosa di più, come poi lo diventerà anche lui, no, all'interno del manga, qualcosa di più, semplicemente per voler dimostrare di essere più di quello che gli altri pensano che noi siamo, e quindi più di quell'etichetta che ci hanno affibbiato così presto. Le scene che a me mi hanno colpito di più, anche quelle un po' più oniriche, sono quando Tetsuo cerca di leggere la mente di Akira e in realtà quello che succede è che è la sua di mente ad essere letta, e ci sono dei semplici flashback della sua infanzia, di quello che viveva, che poi andranno a ritroso fino ad arrivare al momento pre-natale, nel momento prima che lui nasca. E di nuovo quello che io vedo è un ragazzo giovane che si sente fortemente solo indipendentemente dalle persone che ha intorno, e che quindi per appagare quel vuoto vuol diventare potente, vuole essere parte di questo potere che sì, ha schiacciato Tokyo, quindi la città in cui è nata, ma sembra schiacciare anche tutte le loro vite. Poi, anche come gli verrà detto più volte da Miyako, la saggia con la quale parla all'interno del manga, la sacerdotessa, in realtà è lui che deve comprendere il flusso, è lui che deve iniziare a capire il vero ritmo della vita, che non è il suo, ma è quello dell'universo, cioè è quello di tutte le persone che ti circondano insieme, di tutti i loro ricordi, dei tuoi ricordi mescolati con i loro, dei loro pensieri, delle loro paure mescolate alle tue. Questo è il vero ritmo. Ecco perché poi Akira assume tutta questa importanza, perché lui appare come un bambino privo di identità, ma non perché non la voglia sviluppare, ma perché l'ha sviluppata al punto tale da averne infinite, e quindi è come se lui incarnasse l'umanità intera. È per questo che nel momento in cui leggi la sua mente in realtà leggi la tua. È stata una lettura bella, veloce, avvincente. Il secondo volume l'ho mangiato ad una velocità incredibile, le pagine si giravano da soli, ma per la curiosità e per il pathos che si andava creando. Ogni volume è diviso in modo tale, che sono 6, che alla fine c'è sempre un cliffhanger che ti incuriosisce a leggere il prossimo. Vi ho detto velocemente alcune delle impressioni che mi sono rimaste, magari farò un altro video analizzando, anche magari mettendolo a confronto con il film. Io sento che questo manga è una dissertazione su come cambiano i valori nel momento in cui si cresce e nel momento in cui tutto ciò che ci circonda muta. Che cosa diventa l'amore, ma soprattutto che cosa diventa l'amicizia, perché si infanga con l'ambizione, perché si infanga con il potere, perché tutto diventa così allettante quando in realtà noi l'unica cosa che ci interessava da piccoli era semplicemente giocare, passare la giornata al parco, confidarsi, non dando troppo peso alle cose. Che succede dopo? Questa è un po', secondo me, la domanda più grande che ci fa Akira. Cosa inizia a frullarci in testa che ci porta a sacrificare il nostro braccio per poi non controllare ciò che il nostro braccio diventerà? Perché diamo un dito a questa parte più oscura della vita sacrificando tutta la nostra essenza? Onestamente anch'io ci sto ragionando molto, ma credo proprio che questa lettura sia arrivata in un momento in cui i miei pori fossero completamente recettivi a questo argomento, perché anch'io sto vivendo un momento di transizione grande in cui si cresce, in cui ti rendi conto in cui la parte più bella della tua vita che ti ha colpito e scolpito di più c'è già stata. Quello di cui vivi adesso sono moltissimi ricordi, pensieri riguardanti le cose che hai fatto, quelle che potevi fare e solo in parte a quelle che farai. Siamo, e questo potrà sembrare scontato, il nostro passato, e si fa fatica a costruire il nostro futuro, a vivere il nostro presente se non si fa patti con tutto quello che ci è successo e con tutto quello che avremmo voluto che succedesse. Mi fermo qua, ma sento veramente di essere entrato in un flusso profondissimo. Quest'opera qui è un must per chiunque. Non mi stupisco che tantissimi artisti che stimo abbiano trovato così tanta ispirazione all'interno di questo manga, ma soprattutto di questa storia. Sono sconvolto, ci penserò ancora per giorni, ma intanto ecco le mie prime impressioni a caldo di questo capolavoro indicibile. Akira.